Come riconquistare una ex senza il no contact? Eppure mi viene chiesto anche questo. All'interno di questo video voglio indicarti 3 importanti passaggi che dovrai tenere in considerazione se realmente vuoi riconquistare la tua ex senza il no contact. Io sono Domenico Iapello, Love e Life Coach formato in PNL dal 2011. Su questo canale ti parlo di riconquista, seduzione, problemi di coppia e crescita personale. Se ti fa piacere iscriviti al canale così che tutte le volte che settimanalmente pubblicherò nuovi contenuti gratuiti potrai vederli in anteprima. Ora, caliamoci subito in questo importante argomento di oggi. Parto con una doverosa premessa: il no contact è una trovata commerciale, ok? Molto spesso sentirai parlare tanti guru di no contact proprio perché è un qualcosa che rimane impresso nelle persone, perché farlo, non farlo, giusto, non giusto. Anch'io ne ho parlato in alcuni video, in una chiave un po' diversa, nel senso, per me no contact significa il tempo che tu ti dedichi per ripristinare il tuo aspetto emotivo, per creare una giusta struttura emozionale, strategica e soprattutto cercare di resettare le emozioni negative che ci sono tra di voi quando finisce una relazione. Quindi, sulla base di ciò è chiaro che dire riconquistarla col no contact o senza il no contact, ok, ha senso tanto quanto. Ok, ora cerchiamo di capire 3 importanti cose se veramente tu vuoi agire in maniera immediata senza prenderti questo tempo per meditare, per cercare di migliorare alcune cose di te. E voglio darti soprattutto 3 importanti consigli. Vediamoli subito. Come ti dicevo prima, io non sono in disaccordo se tu vuoi agire subito oppure vuoi aspettare del tempo. Quello che ti chiedo di fare come primo punto è essere certo di aver migliorato ogni minuscolo aspetto di te, in modo che l'altra persona, quando ti sentirà o quando ti vedrà, ti potrà percepire in maniera totalmente nuova e soprattutto efficace. Se sei bravo a fare questo in pochi giorni, allora io sono felice e sono d'accordo con te. Se ti servirà un po' più di tempo, allora considera questo no contact, lo metto tra virgolette proprio perché è un po' il titolo del video. Quindi stabilisci tu se hai realmente migliorato ogni minuscolo aspetto della tua vita personale e soprattutto della comunicazione che poi applicherai con l'altra persona, quindi anche in termini relazionali. Ok? Primo punto. Il secondo aspetto: molte persone si trovano a vivere una convivenza, stanno ancora sotto lo stesso tetto, oppure magari sei sposato ancora con tua moglie, quindi si è creata un po' questa situazione in cui non è possibile distaccarsi, quindi non è possibile fare il no contact. Questo significa che in realtà dovrai impegnarti molto di più per ottenere quelle cose di cui ti parlavo prima, quei miglioramenti e soprattutto quella nuova struttura emozionale. Questo significa che banalmente dovrai studiare anche la notte, dovrai migliorare in qualsiasi momento della tua giornata lontano da lei e dovrai essere impeccabile ed efficace ogni volta che sarete vicini. Molte persone mi dicono: sì Domenico, per me è una fortuna perché ancora stiamo insieme e quindi posso ancora vederla, posso ancora parlare con lei, posso convincerla. No, negativo. Molto spesso questo peggiora le cose, perché vuoi non vuoi arriverà un momento in cui ci saranno dei conflitti e quei conflitti ancora non sei pronto per superarli. Quindi stabilisci a monte quella che è la tua strategia, lavora, migliora tutti gli aspetti di te stesso, e poi quando sarai con lei, visto che siete sotto lo stesso tetto, a prescindere se siete o non siete sotto lo stesso tetto, ora questo vale anche se tu ormai non la vedi da un po' di tempo, nel momento in cui agisci, poche cose efficaci e straordinariamente risolutive. Ok, questo è il nostro principio, altrimenti non ha senso contattarla. Il terzo importante consiglio che oggi voglio darti: se realmente vuoi scriverla, vuoi vederla, utilizza la strategia di 3 a 1. Significa che ogni 3 volte che lei ti scrive,
tu le scrivi una volta. Se c'è questa proporzione, allora le cose possono andare anche bene, si può anche creare un processo di riconquista. Se lei non ti contatta, non ti scrive mai, non ti cerca mai, allora il no contact l'ha già deciso lei, non lo stai facendo tu, l'ha già deciso lei e tu dovrai rispettarlo. Dovrai rientrare nella sua vita solo quando hai creato la giusta struttura emozionale, i miglioramenti di cui ti parlavo e hai il canale giusto e adatto, comunicativo soprattutto, per rientrare nella sua vita. Questo è importantissimo. Il consiglio che mi sento di darti, a prescindere da tutto, considera che, l'istinto in questo caso non ti aiuta, non aiuta mai. Io ho seguito migliaia di persone nella riconquista dal 2011 ad oggi e posso dirti che l'istinto ha sempre penalizzato tutti. La riflessione ha sempre aiutato le persone che ho seguito. Quindi le persone riflessive che poi si sono lasciate guidare da me giorno dopo giorno nel percorso di riconquista, quelle persone ce l'hanno fatta. Quelle istintive, anche se le ho aiutati, fino a un certo punto le ho potute aiutare, perché l'istinto, fuori da lì, nel momento in cui io e te ci parliamo, vuoi iniziare un percorso con me, ci scriviamo via mail ogni giorno, oppure ci sentiamo al telefono, ci vediamo via Skype e lavoriamo insieme, io ti do una strada, ti do delle indicazioni, degli strumenti per riportarla da te, poi lì fuori sei tu che decidi come metterli in pratica. Spero che questo video ti sia piaciuto, se è così lascia un like, commenta sotto questo video e iscriviti al canale se vorrai vedere appunto altri video come questo. Ti ringrazio di vero cuore, un abbraccio e buona riconquista!